Ciao a tutti! Da oggi inizio a pubblicare l'alfabeto portachiavi. Come al solito vi chiedo un po' di pazienza se ancora manca la lettera che vi serve, perché piano piano sto montando i video. La grandezza delle lettere si aggira intorno ai 6 cm per 6 cm, che potrebbero variare leggermente da lettera a lettera. Per questo lavoro vado ad utilizzare un uncinetto da 2,5 mm e del filo in cotone. Se volete che le lettere vengano più piccole potete anche usare un uncinetto da 2 mm. Per vedere i tutorial di tutte le lettere dell'alfabeto vi consiglio di arrivare alla fine del video e di cliccare sulla scheda della playlist. Oggi vediamo insieme come realizzare la lettera I. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Inizio facendo un cappietto, avvolgo il filo intorno al mio dito facendo una X e incrocio i due fili. Da qui vado ad avviare 9 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ora non entro nel primo, entro nel secondo punto e vado a fare 8 maglie basse, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nelle prossime due righe vado a ripetere lo stesso identico procedimento. Seguitemi bene, una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto e vado a fare 8 maglie basse, una in ogni punto. Ripeto, una catenella e 8 maglie basse, una in ogni punto per due righe. Ora faccio una catenella, giro il lavoro e vado a fare 3 maglie bassissime, quindi non entro nel primo, entro nel secondo punto, inizio con la prima. 1, 2, 3. Da qui, per le prossime 10 righe, vado a ripetere una catenella, entro nel punto che ho appena lavorato e faccio 4 maglie basse. 1, 2, 3, 4, quindi una catenella e 4 maglie basse ripetuto per 10 righe totali. Terminate le 10 righe, faccio 2 catenelle, 1, 2, una catenella di sicurezza e taglio. Ora di nuovo faccio un cappietto, vado a entrare qui nel lato opposto, prendo il filo, lo faccio passare e ora faccio 3 catenelle, 1, 2, 3. Non entro nel primo, entro nel secondo punto, inizio con 2 maglie basse, una in ogni punto, 1, 2, proseguo con 4 maglie basse, sempre una in ogni punto,
1, 2, 3, 4 e concludo con le ultime 2 maglie basse. 1, 2. Ora per le prossime 2 righe faccio una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto e faccio 8 maglie basse, una in ogni punto. Ripeto, una catenella e 8 maglie basse per 2 righe. La I è terminata, faccio una catenella di sicurezza e taglio. Ora io ho fatto un'altra I identica perché ora le vado ad unire e mano a mano che chiudo vado ad imbottire. Quindi faccio un cappietto, entro nel primo punto della prima I, esco nel primo punto della seconda I. Le codine mano a mano le dovete nascondere all'interno del lavoro. Prendo il cappietto, lo faccio passare, faccio una catenella, entro nello stesso punto e inizio con una maglia bassa in ogni punto. Vado a fare praticamente un giro di maglie basse. Quando arrivo all'angolo che curva a 90 gradi verso l'esterno, vado a fare 3 maglie basse nello stesso punto per creare la curvatura di maglie basse. Quindi 1, entro nello stesso punto, 2, di nuovo nello stesso punto, 3 e proseguo. E di nuovo 3 maglie basse. 1, 2, 3. Continuo a fare una maglia bassa in ogni punto fino a quando non trovo l'angolo che curva verso l'interno. Qui vado a fare una riduzione. Entro, prendo il filo. Entro, prendo il filo, chiudo tutte e 3 le asole insieme e proseguo con una maglia bassa in ogni punto. Non dimenticatevi di imbottire mano a mano che si inizia a chiudere la lettera e mi raccomando, quando troviamo l'angolo che curva verso l'esterno si fanno 3 maglie basse nello stesso punto. Quando troviamo l'angolo che curva verso l'interno si fa una riduzione. Fatto tutto il giro di maglie basse, attaccato il gancetto, il tutorial è finito. Se volete ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!